risvegliati stamattina in uno dei nostri bike hotel. Siamo qui a Carbonare, da cui parte uno dei nuovi percorsi dell'Alpecimbra, un percorso che vi lascerà sicuramente estasiati. Noi l'abbiamo fatto ieri come prova, lo metterei proprio nei primi 3 posti. Andremo insieme a scoprirlo con Eugenio. Salutiamo l'Hotel Trentino che ci ha ospitati, e qui da Carbonare, lungo il Sentiero dell'Acqua, Cornetto, Camoa, San Sebastiano e poi verso il lago di Lavarone, che è il nostro punto di arrivo. Eugenio, sei pronto? Pronto. Fatti 5 all'attacco. Piccolo particolare, non vi ho detto il nome di questo nuovo tour. Il nome è Dal lago alla montagna. Intanto io volgo uno sguardo verso l'alto, perché partire con impresso negli occhi il becco di Filadonna è già una buona partenza. Ed eccoci alla partenza di questo percorso che ripercorre Sentiero dell'Acqua, un sentiero unico tra mulini, antiche segherie, ponti romani, e quindi non ci resta che partire. Non andiamo a bomba, perché qui bisogna prenderci il tempo per ammirare il bello che ci circonda. Trovare Tiziano, che è un'altra testimonianza di come fare bike o fare trekking sulle nostre montagne non sia semplicemente percorrere dei percorsi, ma anche fermarsi a incontrare delle persone. E Tiziano, la sua passione per San Sebastiano, per l'Oltresommo e in generale per l'Alpecimbra. Qui siamo nel cuore della terra cimbra, pertanto qui si snodano sentieri, siamo circondati da una fauna ricchissima, ma soprattutto abbiamo un paesaggio che è ancora intatto, incontaminato, molto bello. Qui la gente può veramente anche passeggiare nel silenzio, ritrovare anche se stessa. Allora, se volete scoprire tutto questo, voi passate per San Sebastiano, vi fermate come abbiamo fatto noi, chiamate Tiziano e vi sedete qui e vi fate raccontare quelle cose che rendono veramente unica la vostra vacanza sull'Alpecimbra. Adesso continuiamo e conquistiamo il Cornetto, destinazione Camoa. Siamo quasi a metà del nostro percorso dal Sentiero dell'Acqua, adesso saliamo sul Monte Cornetto e dalla Camoa poi ci spareremo letteralmente giù sul lago di Lavarone. Qui il trittico dedicato a Vaia. Le tracce di questo evento catastrofico sono presenti, però grazie alle nostre amministrazioni comunali tutti i sentieri oggi sono ripristinati. E ricordatevi, per scegliere il vostro itinerario, Outdoor Active è la piattaforma di riferimento, lì troverete tutti i consigli. E adesso Eugenio, gambe in spalla o piedi sui pedali, non so, mettile dove vuoi e noi andiamo. Vai Eugen, fai strada, tu che conosci. Informazione tecnica, arrivati a questo punto, che è il primo bivio che trovate dal Passo Sommo, proseguite seguendo le indicazioni Cornetto Vertical. Nei prossimi mesi provvederemo anche a mettere la segnaletica di questo nuovo percorso. Ed eccoci arrivati alla Camoa. Camoa significa comune, perché questa zona è tutta di proprietà comunale. A me Camoa fa venire in mente anche i camosci. E in effetti qui ce ne sono tantissimi. L'importante è rimanere sempre in silenzio e rispettare l'ambiente, perché vi ricordiamo che l'Alpecimbra è una perla alpina e quindi il rispetto del nostro ambiente al primo posto. Allora adesso direzione Lago di Lavarone. Eugenio, andiamo. Ma Eugenio? Eugenio!
altro bivio importante, attraversato il centro abitato della bellissima San Sebastiano. Qui trovate l'indicazione del giro dello Sper, crocia la Gibo Simoni Marathon, la 100 km dei porti, una bella discesa un po' tecnica, e mi farei spiegare qualcosa di più su questi passaggi dall'Eugenio, ma non lo vedo. Eugenio, torna su Eugenio! Ecco, lui se non alza la ruota non è contento, però si diverte come un pazzo. La tecnica qual è? In piedi, non stare seduti. È facile, cioè, basta che state in piedi e non state seduti. Comunque il consiglio è sempre di rivolgervi alle nostre guide che ve lo spiegano un po' meglio. Dai, andiamo Eugene, via! Quello che rende veramente speciale l'Alpecimbra, la bike e il trekking non è solo i percorsi che la caratterizzano, un ambiente che è sicuramente bello, ma lungo questi percorsi si ha la fortuna di incontrare delle persone che rappresentano l'identità di questo territorio, con cui vi potete fermare a scambiare due parole, come il Roberto. Roberto vive qui ai Morganti e a me piace definirlo un poeta d'altri tempi, un uomo dall'animo sensibile e che è legato alla sua terra in una maniera veramente particolare. Ecco, sono stato proprio felice e contento di essere qui, in questi posti, nel mio paese, ai Morganti, perché era anche il paese della mia mamma, era il paese della mia nonna. E adesso è il paese di tua figlia, della tua nipote? Esatto, è un paese anche con tante storie. E poi quando la mattina apri le finestre, quello che ci circonda ci riempie l'anima. Ma c'è... Abbiamo fatto una piccola deviazione per mostrarvi anche un camping che è bike friendly, che è il nostro camping Sole Neve. Tra l'altro può essere un altro dei punti di partenza per questo percorso dal lago alla montagna o dalla montagna al lago, come preferite. Case mobili, potete arrivare con la vostra tenda, con la vostra roulotte, con il vostro camper, sostare qui e poi partire per questo bellissimo giro. Eugene, countdown, siamo quasi arrivati al lago. Ovviamente non c'è percorso bike e trekking sull'Alpecimbra che non incontri la storia del grande conflitto, e qui siamo al comando austriaco dei Virti, un altro simbolo della guerra, della prima guerra mondiale, e insieme a questo ovviamente le 7 grandi sentinelle dell'impero. Eccoci finalmente arrivati al lago di Lavarone, che è il cuore di questo tour, insieme al Cornetto e alla Camoa. 600 metri di dislivello, ci abbiamo impiegato circa un'ora e mezza. Prima di continuare il nostro giro, Eugene, birretta, perché te senza la birra non vai avanti e io devo mangiare qualcosa. Ovviamente andiamo a trovare i nostri lidi bike friendly. Ed eccoci al termine di questo giro. Abbiamo cercato di raccontarvelo al meglio. Eugenio, come al solito, ha parlato tantissimo, ma ormai siete abituati. In compenso vi ha fatto vedere come si affrontano i passaggi un po' più tecnici.
Ovviamente Eugenio, noi adesso andiamo a riposare perché il biker dopo sì tanta fatica deve anche riposarsi, ma soprattutto andremo a pensare al prossimo tour che vi faremo scoprire, giusto? Vediamo. Ha detto di sì, forse. Eugene è di poche parole, ma questa volta si è ricordato di riportare le bici qui dove le abbiamo noleggiate stamattina. Ovviamente bici perfette, la batteria ci ha assistito durante tutto il viaggio, i freni erano perfetti, quindi vi ricordo che i nostri noleggi sono presenti a Folgaria, Lavarone e Luserna e la qualità delle bici è veramente al top. Sei rimasto contento, Eugenio? Assolutamente sì. Della mia guida? Lasciando perdere i commenti dell'Eugenio, perché lui già ha un livello planetario, insomma fa già la bici 4.0, rivolgetevi alle nostre guide di mountain bike perché l'esperienza sarà decisamente migliore. Non solo pedalerete, ma imparerete a scoprire le tantissime cose che vi circondano lungo i nostri percorsi. Qui con me Silvano, una delle guide presenti sull'Alpecimbra. Silvano, è meglio rivolgersi a voi. Senza dubbio, con una guida si va più in sicurezza e si può andare su tutti i sentieri qua dell'Alpecimbra. Bene, allora deponiamo le bici. Eugenio, batti 5.